Bentornati nella soffitta più pazza del web. Oggi si respira profumo di fagioli, polvere del Far West e scazzottate ben assestate. Se vi dico lo chiamavano Trinità, cosa vi viene in mente? Il cavallo bianco, lo sguardo azzurro di Terence Hill, il pugno pesante come un'incudine di Bud Spencer? Quindi oggi celebriamo due leggende che hanno fatto ridere e sognare intere generazioni, Bud Spencer e Terence Hill. Un duo irripetibile, amatissimo ancora oggi, capace di farci ridere senza mai scadere nel volgare e di scaldare il cuore anche solo con uno sguardo o con una battuta secca. Se vi piacciono i ricordi anni 70 e 80, le dive scollacciate, i film di culto e le chicche nascoste nel cinema di genere italiano, iscrivetevi subito alla soffitta di Pippo e attivate la campanella. Qui ogni punta è un tuffo di ricordi con un sorriso sulle labbra. Ma ora via col viaggio! Sembra incredibile, ma all'inizio Bud Spencer e Terence Hill non si conoscevano affatto. I loro veri nomi erano Carlo Pedersoli e Mario Girotti. Uno campione di nuoto con fisico da gigante buono, l'altro attore precoce con uno sguardo che poteva sciogliere anche il burro. Si incontrano sul set di Dio perdona, io no, nel 1967 e da lì nasce qualcosa di unico. Non era solo chimica, era magia cinematografica allo stato puro. Il genere? Lo spaghetti western, ma condito con un'ironia tutta italiana. E se i primi film erano ancora seri, con trame dure e tinte noir, la svolta arriva qualche anno dopo. Nel 1970 esce Lo chiamavano Trinità e cambia tutto. Quel film è una rivoluzione. Il western non è più solo sangue e vendetta, ma diventa comicità fisica, ritmo serrato e cuore grande così. Terence è un pistolero veloce e pigro, Bud è un grande burbero affamato. Insieme si muovono come una sinfonia, ogni pugno è una battuta, ogni sberla è un applauso. E il successo? Colossale, tanto che un anno dopo arriva, continuavano a chiamarlo Trinità, che fa ancora meglio. La gente corre al cinema, ride, applaude, torna bambino. I loro film diventano appuntamenti fissi in TV, visti e rivisti, citati a memoria, e oggi, a distanza di oltre 50 anni, fanno ancora ridere come la prima volta. Bud e Terence avevano inventato una nuova grammatica comica. Niente parolacce, niente volgarità, solo ritmo, simpatia e pugni come metafore. La loro comicità era pulita, fisica, universale. Potevi ridere in Italia, in Germania, in Ungheria o in Sud America, tutto funzionava sempre. Film come Altrimenti ci arrabbiamo, Porgi l'altra guancia, Chi trova un amico trova un tesoro, sono diventati the cult anche per chi non era nemmeno nato quando uscirono. E poi quella musica, le colonne sonore degli Oliver Onions sono rimaste incollate alla memoria collettiva. Chi non ha mai canticchiato di un buggy con un sorriso? Negli anni 2000 i loro film sono riscoperti dalle nuove generazioni. Grazie a YouTube, alle maratone televisive, ai meme, ai fan club, Bud è diventato un'icona pop, con il suo barbone e i suoi pugni. Terence invece ha mantenuto un'eleganza da vecchio divo, mai sopra le righe. Il loro modo di raccontare la giustizia, semplice, diretto, ha parlato a tutti. Difendere i più deboli, ridicolizzare i prepotenti, aiutare chi è in difficoltà, sempre col sorriso. E oggi, che il cinema d'azione è pieno di computer grafiche e supereroi, rivedere un film di Bud Spencer è come tornare a casa. Ti siedi, ti rilassi e sai già che andrà tutto bene. Un po' come quei pranzi della domenica in famiglia. La loro amicizia fuori dal set era vera, fatta di rispetto e valori comuni. E questo si sentiva. Non era solo una coppia di attori, erano uomini buoni, nel senso più bello della parola. Bud ci ha lasciato nel 2015, ma ci ha lasciato anche un'eredità enorme. Terence continua a lavorare con eleganza e discrezione e quando riceve premi li dedica sempre a Bud. Una statua di Bud Spencer è stata eretta a Budapest, città che lo adorava, e il duo ha ispirato persino videogiochi, fumetti, action figure.
segno che il loro impatto non è mai svanito. E ora tocca a voi. Se anche voi avete sorriso pensando a un piatto di fagioli o avete battuto le mani guardando una scazzottata ben coreografata, ditecelo nei commenti. Lasciate un like se questo viaggio nei ricordi vi ha fatto bene al cuore, iscrivetevi alla soffitta di Pippo per non perdere le prossime puntate e soprattutto consigliateci quale altra coppia o attore vorreste ritrovare qui con noi. Perché qui nella soffitta, tra poster sbiaditi e VHS ingiallite, i miti non muoiono mai. E Bud e Terence sono eterni.